Ciao a tutti, in questo esercizio andiamo a vedere come si disegnano le altezze in un triangolo. Come esempio vi ho disegnato 3 triangoli di diverso tipo in modo tale che andiamo a vedere in ogni caso come si disegnano le altezze. Prima di tutto partiamo dalla definizione. È importante sapere che cos'è un'altezza. L'altezza di un triangolo è un segmento che partendo da un vertice forma un angolo di 90 gradi, detto anche angolo retto, con il lato opposto. Per cui in ogni triangolo io ho sempre 3 altezze. Disegniamo l'altezza relativa a questo lato qua. Abbiamo detto che devo fare in modo che venga un angolo di 90 gradi, quindi partendo dal vertice C devo fare in modo di disegnare un segmento che mi forma un angolo di 90 gradi. Per fare questo utilizzo l'angolo del righello in modo tale che so per certo di avere un angolo di 90 gradi. Questa quindi è la prima altezza relativa a questo lato. Ora disegniamone un'altra. Dobbiamo fare l'altezza che parte da questo vertice e arriva al lato opposto a questo lato. Come sempre metto il righello in modo tale che formi questo angolo retto, poi deve partire da qui e lo disegno. E anche questa è l'altra altezza. L'ultima, devo disegnare l'altezza che parte da questo vertice e arriva al lato opposto, quindi metto il righello sempre in questo modo, deve partire da qui ed ecco qua. Queste sono le 3 altezze di questo triangolo. Andiamo a vedere questo triangolo qua. La prima cosa che noto è che è un triangolo rettangolo, infatti qui abbiamo un angolo di 90 gradi. Per cui in un triangolo rettangolo abbiamo un'unica altezza. Perché? Perché i cateti tra di loro già sono un'altezza. Quindi devo andare a fare la terza altezza relativa all'ipotenusa. Questo lato voi sapete che in un triangolo rettangolo si chiama ipotenusa. Usiamo sempre lo stesso metodo del righello, quindi metto il righello così e devo fare in modo che passi per questo vertice. E questa è la nostra altezza. Andiamo all'ultimo triangolo. Disegniamo l'altezza che parte da qui e arriva al lato opposto. Metto il righello nel lato opposto e deve passare per questo vertice, quindi così. Poi dobbiamo fare l'altezza che parte da questo vertice e arriva al lato opposto. Se andiamo a mettere il righello così, vedo che per poter passare in questo lato devo spostarlo fino a qui. Quindi, come potete vedere in questo caso, l'altezza esce fuori dal triangolo, quindi allungo tratteggiando questo lato e a questo punto riuso il righello, quindi deve essere così, deve passare per questo vertice e quindi l'altezza è questa. L'ultimo lato dobbiamo fare l'altezza che parte da questo vertice e cade nel lato opposto. Anche qui noto che per avere un angolo retto che deve passare per questo vertice devo spostare il righello fino a qui e quindi, come potete vedere, l'altezza cade fuori, quindi tratteggio anche qui il lato. Ora posso disegnare l'altezza, quindi uso l'angolo del righello, mi sposto fino ad arrivare al vertice da cui devo partire e disegno. Queste sono le altezze di questi 3 triangoli. Ora andiamo a vedere come si disegnano le mediane di un triangolo. Vi ho proposto 3 tipi di triangoli totalmente diversi in modo tale che andiamo a vedere in ciascun caso come disegnarle. Innanzitutto è importante sapere che cos'è la mediana. La mediana di un triangolo è il segmento che congiunge un vertice con il punto medio del lato opposto. Ogni triangolo ovviamente ha 3 mediane, una per ciascun lato. Andiamo a disegnare le mediane del primo triangolo. Abbiamo detto che devo partire da un vertice, cadere nel lato opposto e fare in modo che quando incontro il lato opposto lo divido in 2 parti uguali. Se questo lato è lungo 5,5 cm, la metà è 2,7, quindi sarà qua. Per cui devo congiungere questo vertice con questo punto. Questa è la mediana che mi ha diviso
il lato in due parti uguali, quindi questo segmentino è uguale a questo segmentino. Andiamo a fare l'altra mediana. Parto da qui e cado in questo lato col righello vedo che è lungo, anche qui vedo 5,4, quindi la metà è 2,7 qui, per cui devo congiungere questo vertice con questo punto. E questo lato è stato diviso in due parti uguali, pertanto questo segmento è uguale a questo segmento. L'ultima mediana parte da questo vertice e cade nel lato opposto, vediamo quanto è lungo 4 cm, quindi la metà è 2. Disegno la mediana che parte da questo vertice e deve passare per questo punto. Anche qui questa mediana ha diviso il segmento in due parti uguali e lo indico così. Il punto di incontro delle mediane si chiama baricentro. Ora andiamo a fare il secondo triangolo. Questo lato è lungo 5, la metà è 2,5, quindi la mediana parte da questo vertice e si congiunge con quest'altro punto e divide l'ipotenusa, perché qui abbiamo un triangolo rettangolo, in due parti uguali, quindi questo segmento è uguale a questo segmento. L'altra mediana, il lato opposto della mediana che voglio disegnare è lungo 3,4, quindi la metà è 1,7. Disegno la mediana congiungendo questo vertice con questo punto. E anche qui indico che questo pezzettino è uguale a questo pezzettino. L'ultima, andiamo a vedere quanto è lungo questo lato, è lungo 3,4, la metà fa 1,7 e quindi per disegnarlo parto da qui e arrivo qua. E anche questo segmento, in particolar modo questo è un cateto, è diviso in due parti uguali. L'ultimo triangolo è lungo 5, la metà fa 2,5, quindi parto da questo vertice e congiungo. E questo lato è uguale a questo lato. Questo lato invece è lungo 3,4, la metà è 1,7 e quindi la mediana sarà da questo vertice a questo punto e questo lato è uguale a questo pezzettino. L'ultima, questo lato è lungo 3,2, la metà è 1,6 e quindi l'ultima mediana va da qui, dal vertice, al lato opposto e divide il lato opposto in due parti uguali. Ora andiamo a vedere come si disegnano le bisettrici di un triangolo. Vi ho proposto anche qui 3 esercizi, così vediamo 3 casi diversi e come sempre partiamo dalla definizione di bisettrice. La bisettrice di un triangolo è il segmento che congiunge il vertice dell'angolo al lato opposto, in modo tale da dividere l'angolo in due parti uguali. Ovvero, parto da questo vertice, devo cadere al lato opposto e fare in modo che il segmento che disegnerò mi divide questo angolo in due parti uguali. Quindi questo angolino è uguale a questo angolino. Poi di nuovo disegno la bisettrice in modo tale da dividere questo angolo in due parti uguali. Questo pezzettino è uguale a questo pezzettino. L'ultimo, questo angolo è uguale a questo angolo. Andiamo a vedere in questo triangolo. Qui la bisettrice è semplice perché in un triangolo rettangolo la bisettrice coincide anche con l'altezza e ha diviso questo angolo in parti uguali, quindi questo pezzo è uguale a questo. Da qui e da qua. Per poter disegnare benissimo le bisettrici conviene avere un goniometro in modo tale da misurare la lunghezza dell'angolo e poi fare in modo di disegnare la bisettrice facendo sì che l'angolo sia diviso in parti uguali. L'ultimo, parto da qui e disegno la bisettrice, quindi per capire se questo angolo col goniometro è lungo 60, questo pezzettino sarà 30 e questo pezzettino sarà 30. Allo stesso modo qua, se questo angolo, supponiamo, misurandolo col goniometro sia 40, allora vuol dire che questo pezzettino sarà 20 e questo pezzettino sarà 20. Andiamo a fare la bisettrice dell'ultimo lato, parto da questo vertice in modo da dividere l'angolo in due parti uguali. Questo angolino qui sarà uguale a questo angolino qua. Ultimo esercizio, ora andiamo a vedere come si disegnano gli assi dei lati di un triangolo. Anche qui vi ho posto 3 esempi, 3 tipi di triangoli diversi e come sempre per poter risolvere l'esercizio dobbiamo partire dalla definizione. Che cos'è l'asse di un lato? È un segmento che ha due caratteristiche.
è perpendicolare al lato e divide il lato in due parti uguali. Questo vuol dire che per disegnare l'asse di questo lato devo misurare la lunghezza, è 3,4, quindi la metà è 1,7 e devo disegnare un segmento che è perpendicolare a questo lato qui e passa per il punto medio. Per disegnarlo perpendicolare vi invito sempre a sfruttare l'angolo del righello. Quindi questo è l'asse di questo lato. Andiamo a fare gli altri. Misuriamo col righello la lunghezza del lato, qui è 3,2, la metà è 1,6, lo indico con un segnetto. Dopodiché devo fare un segmento perpendicolare. L'ultimo lato è lungo 3,8, la metà di 3,8 è 1,9, per cui faccio un segnetto qui e questa volta l'asse passerà per questo punto e deve essere perpendicolare. Dovete sapere che il punto di intersezione degli assi si chiama circocentro, per cui questo punto qui è detto circocentro. Andiamo a fare questo altro esempio. Qui abbiamo un triangolo rettangolo perché questo angolo è di 90 gradi, questo cateto misura 4,4, la metà è 2,2. Quindi l'asse di questo lato si ottiene facendo il segmento perpendicolare che passa per questo punto. Questo cateto invece misura 4 e quindi la metà è 2. L'asse di questo lato si ottiene facendo come sempre il segmento perpendicolare al lato che passa per questo punto. Questo lato, detta ipotenusa, è lungo 6, quindi la metà è 3. Devo fare il segmento perpendicolare ed ecco qua. Ultimo triangolo, questo lato è lungo 4,2, la metà è 2,1, quindi l'asse di questo lato uso sempre l'angolo del righello per poter fare perpendicolare, mentre questo lato è lungo 6,2, la metà è 3,1 e l'asse di questo lato perpendicolare e passante per il punto medio. L'ultimo, questo lato è lungo 3,8, la metà è 1,9 e l'asse di questo lato, che colore in arancione, è questo. Per concludere facciamo un riepilogo, quindi abbiamo un triangolo isoscele per cui i lati obliqui sono uguali e andiamo a fare tutto quello che abbiamo visto finora, quindi andiamo a disegnare le altezze, le mediane, le bisettrici e gli assi dei lati. Partiamo dalle altezze, le disegno tutte in fucsia. L'altezza relativa alla base è semplice, è questa. Ricordo che l'altezza deve essere perpendicolare al lato opposto. Poi di qua per disegnare l'altezza uso sempre l'angolo del righello, passa per questo vertice, mentre l'ultimo lato, e queste tre sono le altezze di questo triangolo. Abbiamo detto che il punto di incontro delle altezze si chiama ortocentro ed è questo qui. Ora andiamo a disegnare in blu le mediane. Dovete sapere che in un triangolo isoscele l'altezza relativa alla base è anche bisettrice e mediana. Per questo motivo la mediana relativa alla base coincide proprio con l'altezza, quindi la faccio blu e coincide proprio con quella rosa. La mediana vi ricordo che divide il lato opposto in due parti uguali, quindi questo segmento è uguale a questo segmento. Vediamo i lati obliqui, questo lato è lungo 5,2, la metà è 2,6, quindi qui, per cui la mediana parte da questo vertice e cade nel lato opposto passando per questo punto. Allo stesso modo è un triangolo isoscele, quindi anche questo è lungo 5,2, che la metà è 2,6 e la mediana quindi parte da qui e arriva al vertice del lato opposto. Il punto di incontro delle mediane si chiama baricentro ed è questo qui. Ora andiamo a fare in arancione le bisettrici. La bisettrice relativa a questo angolo qua abbiamo detto che in un triangolo isoscele è uguale all'altezza e alla mediana, quindi vado a ripassarla sopra a il blu. Quindi blu, rosa e arancione sono la stessa identica retta in un triangolo isoscele. Poi qui se avessimo un goniometro e supponiamo che questo angolo misura 60, dobbiamo fare in modo che la bisettrice lo divida a metà, quindi 30-30, per cui questo angolino è uguale a questo angolino, e allo stesso modo di là
angolino è uguale a questo angolino. Il punto di incontro delle bisettrici si chiama incentro ed è questo qui. Andiamo a fare gli assi dei lati. Li disegniamo in verde, quindi anche qui l'asse relativo alla base coincide con gli altri segmenti, quindi lo disegniamo così. Poi l'asse del lato obliquo questo, e l'asse dell'altro lato obliquo deve essere perpendicolare e passare per il punto medio che abbiamo già disegnato in figura, ed è così. Il punto di incontro degli assi è il circocentro ed è questo qua. Quello che dovete sapere è che in un triangolo isoscele i punti notevoli che abbiamo appena visto si trovano sempre sulla mediana. Infatti vedete che sono tutti e tre allineati.